Ciao a tutti, per realizzare questo progetto ci servirà un cordino tie, io ho scelto questo qua color glicine di Tessiland, un uncinetto numero 3,5 e 1 metro da sarta. Partiamo subito. Partiamo facendo 40 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4. Arrivati a 40, entro 1, 2 nella seconda fatta dall'uncinetto, faccio una maglia bassa e vado a fare una maglia bassa in ciascun punto, in ciascuna catenella di base che abbiamo realizzato. Una volta arrivate alla fine delle mie maglie basse, molto semplicemente faccio una catenella, giro il lavoro, salto proprio quella di la prima maglia che ho perché la prima catenella mi sostituisce la prima maglia, entro e faccio le mie maglie basse. Quindi continuo facendo un pannello di maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto. Praticamente dovremo continuare in questo modo per 17 cm circa. Ora la larghezza è di 20. Tenete conto che queste qua ovviamente sono le misure che do io per questo, per farlo proprio identica a quella che sto facendo io. Ovviamente voi potete cambiare le misure. La cosa, diciamo, la particolarità di questo progetto è di mantenere più o meno la forma quadrata, quindi potete farla uguale ma più grande. L'unica cosa, appunto, poi dovrete tener conto del manico, che più grande è la borsetta, più il manico poi deve essere un po' più spesso per tenere la forma. Quindi continuiamo e facciamo 17 cm e poi facciamo la manica, che così arriviamo a un totale di 20 e facciamo 20 per 20. Una volta arrivati ai nostri 17 cm, andiamo a fare una catenella di cambio giro, quindi 1 e giro il lavoro. Dopodiché vado a fare 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto faccio 18 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4. Fate le 18 catenelle, salto 18 punti di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nel 19esimo entro, faccio una maglia bassa e di nuovo maglie basse, quindi 2, 3, 4. Arrivata alla fine, una catenella, giro il lavoro e ritorno a fare le mie maglie basse. Quindi continuo in maglia bassa fino all'inizio della manica, fino, ok. Qua abbiamo dove ci siamo attaccati con la maglia bassa dopo l'ultima catenella, entriamo, facciamo la nostra maglia bassa e qua dovremo fare una maglia bassa in ciascuna catenella, entrando proprio dentro la catenella, quindi non così che va a, diciamo, inglobare la catenella, ma entrando proprio dentro alla catenella e facendo una maglia bassa. E procediamo in maglie basse fino alla fine. Una volta arrivati alla fine, catenella, giro il lavoro e vado a fare altre 3 righe di maglie basse semplici. Quindi andiamo semplicemente a definire un po' il manico, in modo da passare
da 17 cm a 20 e avere la forma quadrata della nostra borsetta. Una volta finito il terzo giro posso tagliare il filo e chiudere con una maglia bassissima in questo modo. E abbiamo fatto uno dei due pannelli della borsa. Ovviamente quindi questi dovranno essere due identici. A questo punto passiamo a fare la base. Allora, per la base, che poi adesso facciamo la base, ma è lo stesso principio per i laterali, se riesco a fare il nodino iniziale, ok, vado a fare 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nella terza dall'uncinetto 1, 2, 3 entro e faccio la mia maglia bassa e faccio tutte maglie basse, molto semplicemente. Infatti questa borsa è ottima perché è molto carina, molto d'effetto, ma anche adatta a principianti perché di fatto è tutto maglia bassa e catenelle, quindi veramente la può realizzare anche qualcuno che è alle prime armi. E poi con questo filato qua è vero che è un po' più rigido, però è anche più spesso, quindi si vedono bene i punti. Una catenella per alzare il lavoro, lo giro e ricomincio. Salto ovviamente la primissima maglia che mi trovo perché è sostituita dalla prima catenella e quindi sono già una maglia. 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella, giro il lavoro, 2, 3, 4, 5 e 6, soprattutto per i principianti, ma in realtà è una cosa che comunque va sempre fatta, soprattutto quando si lavora su misure molto piccole, che è un po' difficile avere il senso della dimensione. Contare sempre, ogni giro devono essere 6 maglie basse, la catenella vale come una e quindi deve essere sempre 4, 5 e 6, arrivare sempre a 6 in modo che siete sicuri di andare dritte. Allora di questa andiamo avanti in questo modo finché non avremo una striscia di, dovrebbero essere 20 cm, 20 cm, esatto. Facciamo una striscia così di 20 cm e poi ne facciamo altre due per l'altezza, che quindi dovrebbero sempre essere 20 cm. Quindi praticamente dovete fare due che sono questi laterali qua e una che è questa base, un totale di 3 strisce sempre larghe, partendo con le nostre 8 catenelle che poi diventano 6 maglie basse. Ok, una volta fatte le nostre 3 strisce dobbiamo andare a cucirle, quindi partiamo dalla prima, questa qua, e andiamo a cucirla lungo tutta la striscia laterale. Allora, questo si può fare o col lago o con l'uncinetto. Io di solito faccio con l'uncinetto perché mi trovo più comoda, però è indifferente. Allora, facciamo il nostro cappietto, entriamo nel primo punto, entriamo nel primo punto corrispondente dell'altra striscia, faccio passare il mio cappietto e passo attraverso tutti e due e faccio una catenella. A questo punto entrerò in ciascuna maglia 1, 2 corrispettiva, quindi entro in una, entro nella corrispettiva, tiro fuori e faccio una maglia bassa. Entro, tiro fuori, scusate, entro nell'altra, carico, tiro fuori una maglia
bassa, si può fare bassa o bassissima. Bassa dà quel filo di cucitura un po' più spesso. 1, 2, faccio passare, maglia bassa. 1, 2, faccio passare, maglia bassa e continuo fino alla fine. Una volta finito di cucire si chiude con una maglia bassissima e di solito io, se trovo il filo di cucitura o l'avviamento del giro precedente, del pezzo adiacente, faccio sempre un nodino di sicurezza, che male non fa. A questo punto una è andata, faccio l'altra da questa parte e poi faremo il fondo, in cui cuciremo prima questa parte qua e poi gli angoli, quindi questa parte qua. Ci vediamo una volta cuciti tutti questi due. Una volta attaccati i miei 3 laterali, possiamo attaccare l'altro frontale, sempre con lo stesso metodo, quindi entro, questo possiamo farlo in un pezzo unico, entro di qua, aggancio il mio cappietto, faccio passare una catenella e proseguo con la cucitura del pezzo. Lungo tutto il perimetro. Una volta cuciti tutti i lati, andiamo a fare un semplice giro di rifinitura nella parte alta. Quindi ci siamo fermati qua. Ho perso un punto, non trovo più il filo, ok, ci siamo fermati qua, rifaccio il punto che ho scucito, così, e a questo punto ci mettiamo in questo modo, facciamo una catenella e andiamo a fare semplicemente una maglia bassa in ciascuna maglia, in modo da fare una piccola rifinitura. E già che ci siamo, io pian piano con le cuciture mi sono portata tutti i fili sopra e andiamo a inglobare i fili della lavorazione. Gli angoli sono i più tosti. Andiamo a inglobare i fili di congiungimento in modo da fermare anche quelli, così poi abbiamo nascosto tutti i fili già durante la lavorazione. Quindi procedo lungo tutto il perimetro in maglia bassa. Una volta finito il giro, entriamo nella prima catenella fatta e chiudiamo con una maglia bassissima. Taglio il filo e nascondo gli ultimi cordini. Ed ecco qua la nostra pochettina. Può essere eventualmente arricchita con una chiusura e magari una catenella da tracollina. Magari io ad esempio con questo colore ci vedo benissimo una catenella a gioiello, oppure anche usata così come borsettina normale, molto comoda, molto pratica, ad esempio anche per la spiaggia. Vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e scrivere nei commenti se vi è piaciuto il video. Grazie e ciao!